Ciao Vlad, ciao Polina, benvenuti, grazie per essere passati qui sul canale dal podcast. Oggi in questa mezz'oretta, quello che sarà, andremo un attimo a spiegare chi siete, la vostra storia e raccontare insomma un sacco di belle cose che nella vostra carriera avete sicuramente fatto e che avete da raccontare. Il format del podcast è quello di raccontare un po' la storia di grandi ballerini in carriera o ritirati. E quindi insomma mi faceva piacere avervi qui con me, sono contentissimo e partiamo. Vi chiederei, visto che magari tanti non vi conoscono, di presentarvi, quindi chi sono Vlad e Polina? Vai Paola. Io sono Polina Baryshnikova. Oh, mettiamo subito in chiaro Sì. E non sono Paolina come qualcuno dice. come tanti italiani mi chiamano, sono Polina. Ok, quindi non Paolina. Io sono Vladislav, E non Però Vladimir. molto facile, non Vladimiro, Vladimiro. come mi chiamano tanti. Ok, Sono Vladislav Untu, siamo 5 volte campione del mondo, Youth Under 21. ok. Balliamo tutti 10 balli, tutto a livello internazionale, quindi sia standard che latini. E quindi come risultati siamo nei amatori sia nella finale di latini che nella finale di standard che nella finale di 10 balli. E questa è una cosa bellissima, prima di tutto bellissima, fortissima, e ci fa credere, ci fa pensare che possiamo andare oltre i Chiaro. limiti. Fate sia danze standard sia danze latinoamericane da sempre? O tipo magari tu Vlad sei partito solo con le danze latine, tu Poli a 10 balli? Da quando mi ricordo, da sempre, da 4 anni. 10 Erano balli. Tu sempre hai iniziato a 10 4 balli. anni? Sì. E come hai iniziato? Allora, praticamente quando avevo 3 anni, io e mia mamma siamo andati a un concerto, tipo, sai, di formation, ballo di gruppo. Ok. Abbiamo guardato sto concerto e dopo questo concerto ho detto a mamma, io voglio ballare, voglio un vestito con buco nella schiena, un fiore nel collo e voglio tacchi alti. Quando andiamo a ballare? Cioè, proprio Sì, idee chiare. proprio diretto. E poi ho chiesto quando andiamo a ballare. E gruppi prendevano tipo da 4 anni. Mhm. Ho aspettato un anno, ma per questo un anno chiedevo a mamma sempre quando andiamo, voglio questo, voglio i tacchi, quando andiamo. E a 4 anni mi ha mandato a ballare e così ancora sto ballando. E hai iniziato in Russia? Sì. A San Pietroburgo? No, in città dove sono nata. Ah, ok. Se lo dico sta città comunque non Dai, sapete. dilla, tanto non la riusciremo a dire, però. Si chiama Salavat. Salavat. Sì. Ti sei trasferita a 10 anni a San Pietroburgo per il ballo? Sì. Davvero? Sì. Wow. trovato 10 lì. anni per il ballo. Crazy. Ho Cioè, trovato casa. lì Nuovo Bologna. anche i tuoi si sono... Sì. Cioè, Cioè, a prescindere volevano trasferirsi o a Mosca o a Mosca. ok. Però abbiamo trovato un ballerino che era in quei tempi finalista di German Open, la gara che era più grande comunque a quei tempi. E basta. Che era a San Pietroburgo. Sì, E e quindi- siamo trasferiti là. Certo, perché poi da donna, cioè da bambina, era anche magari più difficile trovare il ballerino maschio magari bravo, che comunque... Chiaro. Invece tu, Vlad, come hai iniziato? Allora, siamo partiti con la domanda se balliamo da sempre 10 balli. Ho iniziato con i balli moldavi praticamente, per coordinarmi un po'. Che Però io sì, li ho provati, sono faticosissimi, li ho provati, Sì. cioè sì. ti fai... Ballare un matrimonio moldavo è difficile. Ci vuole preparazione. Festeggiare un matrimonio ci vuole preparazione. Però sì, sono andato subito a una scuola di ballo latino standard. Praticamente sono andato per il motivo che mi piaceva una ragazza che era la mia vicina di casa. E lei ballava? L'ho invitata al mio compleanno, avevo 6 anni, l'ho invitata al mio compleanno, praticamente ho organizzato insieme ai miei genitori tutta la festa solo per lei, solo per farla venire a casa. E praticamente dopo mezz'ora che è venuta al mio compleanno se n'è andata via. Perché? Perché è andata a fare l'allenamento di ballo. Allora il prossimo giorno Vlad vuole ballare. Cioè lei ha iniziato a ballare perché mi piace, la passione, ho visto lo spettacolo, Vlad, no, mi piaceva una bambina. Dei ragazzi, quindi
Sì, praticamente quella ragazza è stata la mia ballerina per 10 anni. Cioè, hai ballato con quella bimba? Con la mia vicina di casa ho ballato per 10 anni. Sì, è stato il destino per farmi ballare, non lo so come. E in 10 anni non sono stato mai fidanzato con lei. Avevi Ma fatto tutto per... è strano, non lo so, è stato Dio, ha detto vai a ballare in questo modo. Balla, però... Sì. Balla. Sì, ho sempre ballato con lei, poi appena ci siamo scoppiati perché per il fatto dell'altezza, un po' tanti motivi. Sì, mi era Guardate, venuto qui qua. lei era tipo così. Era proprio bassa. Sì, Bassa. è rimasta bassa e così. E già da piccolo ero malato di ballo perché dopo una settimana di allenamento mi sono dimenticato della ragazza, ero già Preso dal ballo. Sì, preso dal ballo. Ero già malato lì di queste cose, in senso buono, positivo. Certo, ti appassionava. Però queste cose, poi insieme alla mia mamma, che sono uscito da una famiglia dove i soldi sono veramente contati a centesimi. Ok. E lì la mia mamma ha finito l'università di economia, quindi sa molto bene calcolare cosa per cosa. Chiaro. Quindi se hai pagato un allenamento di ballo deve essere fatto al 100%, se no li prendi, Ok. Sì, ho preso delle bastonate di quelle forti, però questo devo dire oggi, se penso bene, quello mi ha portato già alla categoria di 9-10 anni a vincere il German Open, che in VDSF era la gara più forte. Importante. Io arrivando a casa, al posto di fare i compiti per la scuola, facevo allenamenti col controllo di mia mamma. Che guardava se ti allenavi bene. Sì, e gli voglio dire grazie, ecco, perché quella è la disciplina che mi è entrata nel sangue da lì. Chiaro. Che è un po' quello che poi si pensa sempre di, no, ma i ballerini in Russia e Moldavia sono forti perché da vero. piccoli sono molto bravi, Vero, perché perché gli danno tanta disciplina, no? Devo Ci sono dire le mamme e che papà questo deve essere bilanciato, perché è vero che in Russia tanti ballerini, tanti bambini ballano perché i genitori vogliono, non per un desiderio suo, giusto? E Ma quindi spiegami una cosa, scusami, perché va di moda? Cioè va di moda il in ballo? Russia il ballo è la moda, sì. Oggigiorno È lo il sport ballo, dei bimbi più di fighi. calcio, Ok. più di calcio. Cioè, poi non è così pagato, penso, come il calcio, però Sì, è chiaro, però è lo sport che va di moda. poi il Russia è un paese enorme, Certo. e quindi sempre avrà il numero, perché sono 150 milioni di persone. Sì, ce n'è sia per il Sempre calcio, per il ballo, per... Sì. Quindi sono abbastanza per tutte. È qua che ci dobbiamo pensare come fare. Certo. Ok, e come arrivate poi insieme? Poi arriviamo sul perché siete adesso in Italia, dalla Moldavia, dalla Russia, però come arrivate insieme? Racconti tu? Perché sei tu quello che ha iniziato. Allora, io prima ballavo con un ragazzo russo. In questi 2 anni ho vinto con lui un campionato del mondo di Junior 2 10 balle. Quindi c'ho un titolo in più di me. Sì, questo sì. Ah. Poi dopo questo mondiale abbiamo fatto altre 2 gare e mi ricordo che l'ultima, prima di Capodanno, era a Spagna. Ero un bravo ballerino nelle danze standard. Sì. E poi dopo questa gara dove siamo stati a Spagna, l'ultima Mhm. gara, siamo tornati e c'era un ragazzo che è andato forse a ballare una gara a Vienna, a Austria. A Vienna, A no. Vienna, Austria. Poi è tornato e mi dice: guarda che c'è un ragazzo da Moldavia che forse vuole lasciare la sua ballerina e cercare un'altra. Però E si non par- ero per niente pronto a cambiare il paese, Avevo 15 anni. E si Sì. parlava di lui. I miei genitori, come ho saputo poi dopo, già avevano in mente lui come ballerino. Ok. ballerino. Anche se continuava a ballare con sua piccolina. Con la sua piccolina. Sì, io non farei poi così in qualche modo, cioè che lui lasciava comunque lei. Ok, quindi il progetto era, lo facciamo scoppiare. Sì, Io bravo. sono stato la vittima. Cioè tu sei stato trovato. raggirato in questa situazione, tutti che Poi, tramavano cercavano sotto me. senza... Madonna. poi vabbè, per Senza dirlo. fortuna si è lasciato con lui.
Ok, quindi tu non hai neanche dovuto fare il progetto Infatti, scoppiamo là. sì. Ok. È uscito molto più facile. E i miei genitori mi sa che hanno chiamato i tuoi genitori, o forse insegnanti, si sono sentiti, questo Non mi ricordo non mi questo. ricordo veramente. Ok. E la prova siamo andati a fare a Moldavia. E siamo arrivati io, mia mamma e il mio insegnante di standard, che si Mhm. chiama Eugeni, che era il mio insegnante a Russia. Certo. Abbiamo fatto sta prova, la prova che è durata secondo me tutto il giorno, perché non è che è un ballerino che vuole fare, sai, provare un po' di sentimento, va, non va, a fare qualche base. Mezz'oretta, un'ora. Sì, mezz'oretta, un'ora massimo del programma, non solo uno. Certo. Abbiamo fatto tutto il giorno perché lui ha iniziato a fare coreografie per ogni 10 balle, sia in 5 standard che in 5 latini. Di un Tutti minuto e 10 mezzo balli. veramente, c'è proprio coreografie. Io che comunque quando sono venuta a fare le prove con lui, io ero più standardista, non ero latinista, cioè io latini ero qui e standard ero. Ok, eri più brava nelle standard. Lui invece era al contrario, che standard era qui e Più bravo latini nei era latini. qui. Ma non vuol dire, io facevo anche gli standard bene. Vabbè, Avevo il se problema posso della dire- latenza. Cioè, So che mi stava ti la trovavi pancia, un po' ma- che avevi la visuale libera. E abbiamo fatto questa prova, poi vabbè, siamo andati via e il mio insegnante di standard mi dice guarda che non mi piace tantissimo sto ballerino perché nei latini sì è bravo, è standard un po' scarsino. Io che volevo veramente proprio ballare con lui. Perché Ho detto, ti stava simpatico. sì, anche questo. Ora si gelosisce qualcuno. No. Io ho detto a lui, a me non mi frega di Niente. niente, lo so che voi siete bravi come insegnanti di standard, Migliorerà. sì, insegnate a ballare e basta, io voglio ballare con lui, punto. E io che non conoscevo il suo insegnante che stava al balcone ricordando, pensavo che il suo padre. Ma tutti Quindi pensavano che per me è fosse- una confusione, non conoscevo Cioè, tu non capivi nessuno. niente. Non conoscevo Dicevo, questi nessuno. sono arrivati, ma vabbè, io nel dubbio mi monto 10 programmi e poi dopo Io vediamo. forse a 14-15 anni sono uscito un po' all'estero, tipo Vienna, Germania, più questi paesi, però fino a una certa età non facevo, cioè i campi li facevo solo in Moldavia, le lezioni solo in Moldavia, sempre a casa, In Moldavia. ok? Perché non avevo la possibilità di uscire fuori, quindi aspettavo un anno intero per andare a una gara, che sarebbe Stuttgart, che era una volta. Che era la gara principale. Sì. Sì, ma poi è bello che io ho aspettato lui per 2 mesi. Perché? Riprendo io da qua, se vuoi. Perché? Allora, abbiamo fatto sta prova. Ho piangevo questi 2 mesi. Poi mi ha fatto sentire una canzone quando stavamo facendo le prove. Io poi dopo per 2 mesi ascoltavo solo questa canzone e piangevo con questa canzone. Proprio tu aspettavi là. Sono traente senza saperlo. Madonna, Ma là. poi sai, sai com'era con pantaloni tutti aperti così, qua c'era un buco con la maglietta maniche corte, con le scarpe non lo so di cosa, erano neanche dei latini di stand, niente. Dopo arriviamo alla prima lezione con Anna Matos. Sì, quindi abbiamo fatto questa prova e i miei insegnanti hanno detto di no, subito. Anche i tuoi hanno detto di no. Sì, perché ha detto non si merita, queste sono le prime parole che lo sentite, non si merita, perché anche loro volevano ballare per la Russia, c'era un conflitto per quale Vabbè, paese insomma, ballare, esatto. a me non me ne frega assolutamente niente, posso ballare anche per l'Africa, che tanto ballo uguale. E niente, poi in qualche modo loro sono andati più a cedere. Sì. Accedere e hanno accettato di sostenermi finanziariamente, come si dice? Sì. Di sostenermi Finanziariamente. finanziariamente, vedi che l'ho detto giusto? Loro intendi la I famiglia genitori di Polina, perché ero veramente messo male e cambiare il paese, cioè sono andati a tutto per ballare con me. Io oggi forse lo capisco quanto sono fortunato. No, cioè, in quel momento lì per te era tipo... Non capivo di cosa si tratta, Ma era anche un di altro che problema. diamante c'ho in mano. Che è? Ecco, quindi sì, per 2 mesi non rispondevo al telefono. Ma in quei 2 mesi tu eri senza ballerina, facevi le prove?
Ballavo, cercavo, però non ho fatto nessuna prova. Ok. realmente. E io ancora continuavo a ballare con quello là. Aspettando Vlad Sì. e piangendo Sì, sì, con quella canzone. sì, sì. Qual era sta canzone? Io non mi ricordo come si chiama, ma... Vai, dopo mandamela, la mettiamo sotto il video, va bene? La facciamo sentire 5 secondi. Ma mi sa se non Non si me la ricorda ricordo neanche proprio. lui. Vabbè, se tu la sai qual è. Poi Certo che era la sai, anche- l'hai sentita 2 mesi. Poi era anche il discorso come lui si trasferisce, ma dove va a studiare, la scuola e tutto questo. Certo. Anche era questo. Delle domande un po' difficili perché a 16 anni, quindi io praticamente da 16 fino a 18 anni avevo i voli con la delega sulle hostess, sul nome delle hostess. Delle hostess, perché non potevi volare da solo. E mi dovevano incontrare E all'aeroporto. quanto è stato difficile o qual è stata la cosa, perché immagino non sia stato facile, ma qual era la cosa più difficile da così giovani, tutti e due, Trasferirsi? sia, vabbè, in un paese nuovo, che poi in realtà è stata la stessa cosa quando siete venuti tutti e due in Italia, immagino, no? Forse lì è ancora diverso, perché magari culturalmente la Moldavia e la Russia forse sono più simili. Non lo so, che la Russia e l'Italia, poi magari mi... La Moldavia sono i mix di tutto, quindi Ok. siamo adatti a tutto. Voi vi adattate a Sì. tutto. Poi magari parliamo anche dell'arrivo in Italia e della prima lezione con Anamatus, voglio assolutamente saperlo, Arriviamo. perché un po' già lo so, però voglio Arriviamo. che è bello da raccontare. E quindi da così giovani, cioè, qual era la cosa più difficile nel comunque avere una carriera agonistica a un certo livello, ballare a un certo livello, cioè comunque non eravate due ragazzi normali, no? Cioè due ragazzi come magari possono essere due ragazzi normali di adesso che magari ballano Sì, anche, infatti. però sai, Si vanno a diverte. scuola, poi magari il sabato esco con gli amici, cioè comunque hanno 15-16 anni, fanno le cose che fanno i 15-16 anni, quindi mi interessa proprio sapere la mia routine, no? Cioè cosa Penso- facevamo in una settimana normale. Chiaro. Penso che quella è stata la differenza che ci ha fatto portare oggi qua, a questo livello. E forse neanche senza saperlo, cioè senza essere cosciente di dobbiamo o vogliamo. È stato talmente naturale la voglia di ballare, di allenarsi, di fare sempre lezioni, di aggiornarsi sempre in tutto. Parliamo anche dello stesso risultato, la motivazione di vincere, la motivazione di mangiare tutto, che non ci rendevamo conto che sabato e domenica non stiamo facendo. Poi ovviamente c'erano dei giorni quando ci staccavamo, perché anche da giovani tutte e due siamo con caratteri fuori di testa. Bellissimo. Ok, lei è Ariete, io sono Capricorno. Ecco, Un quindi mix perfetto. sì. Quindi se troviamo l'accordo, la cosa diventa vincente. Se non troviamo l'accordo, diventa la terza guerra Guerra mondiale. A dirlo quando abbiamo trovato sto d'accordo. Sì, 2 anni qua in fa. Italia. 2 anni fa. Ok, quindi quegli anni lì era fuoco, No, fuoco. almeno tre. 2. Primo anno qua era ancora divertente, dai. Vabbè, lascio di là. Va bene, quindi È vero. fuoco era Cioè litigavate Sì, spesso? sono 2 anni forse che siamo perfetti. Siamo In perfetti. sintonia. Cioè, siamo Poi proprio come- come come fratelli Sì. e sorelle, sì. Sì, tutte le persone normali penso che hanno dei conflitti, delle cose dove non si trovano d'accordo, però il modo di trovare, di cercare il punto comune l'abbiamo trovato. E qual è il segreto per andare così d'accordo? Ma prima di tutto ho fatto un bel respiro. Ho fatto un bel respiro e prova a capire non le parole, ma il senso in quello che Cosa hai dici. imparato ora? No, ma stiamo parlando forse degli ultimi studi che abbiamo fatto adesso, di questa frase, però realmente l'abbiamo capito un po' prima. Cioè non reagivamo più a... Che poi io sono impulsivo, ok? Forse il primo anno è stato... No, il secondo anno è stato il peggiore forse della nostra carriera, perché lì abbiamo finalmente iniziato a trovare i momenti più difficili, anche delle situazioni più difficili, quindi è lì che non sapevamo come reagire. Io reagivo a modo mio, cioè moldavo in un senso, perché a me basta fare così e scoppia la bomba.
Ok. A lei basta che scoppia la bomba, mi va ancora di più. E quindi facevamo una situazione complementare. Uno voleva andare sopra l'altro e avere... Sì, quindi non pensavamo più al motivo, perché il secondo giorno non ci ricordavamo più di cosa abbiamo litigato, era più un litigio di bambini. Di orgoglio. Sì. Di orgoglio. Ariete e Capricorno. E Capricorno, perché certo, quindi l'abbiamo appena detto. facilissimo e non ci vergogniamo per niente a dirlo davanti a tutti perché è un processo bellissimo. Di secondo crescita. me, sì. E se non ci fossimo arrivati era un problema, Certo. però siccome siamo Non volavamo arrivati... già insieme. Sì, Questo di sicuro. sì. Però siccome siamo arrivati a un punto bello dove finalmente abbiamo trovato questa bellezza in quello che stiamo facendo, il senso, e devo dire che in 8 anni che balliamo insieme non è stato mai il pensiero di scoppiarsi come ballerino o ballerina. Siamo stati fidanzati all'inizio come bimbi, però anche quando ci siamo lasciati non c'è stato mai il pensiero. Ci scoppiamo. Naturalmente stavamo sempre pensando a ballare insieme. Mm-mm. Abbiamo litigato tanto all'inizio, però il pensiero di scoppiarsi come coppie di ballo, mai. Sempre comunque si faceva la domanda come risolverla Mhm. per andare in avanti, perché lei non ce la faceva senza di me e io non ce la facevo senza Una di lei. squadra. Sì. Quindi facilissimo, in tutto in modo naturale. Ed è quello che ci rappresenta oggi, dico tutto in modo naturale così, perché quando balliamo abbiamo questo è il feedback che sento in giro, quella chimica tra di noi, quel fuoco. Magari in quel momento forse stavamo vedendo qualcosa, però c'è un'amicizia troppo forte sotto. Questo secondo voi arriva comunque con gli anni? Cioè col tempo, stando Con insieme? anni, con insegnanti, con Lavoro. bravissimi insegnanti, con Sì, tante I sessioni nostri di psicologia, sono di tutto. all'inizio a noi ci ha portato qua Rosario Guerra, il maestro fantastico che lo amiamo Che è il mio con tutto il cuore. maestro per 13 anni. Ecco, spiegatemi, cambiando discorso, spiegatemi come siete arrivati in Italia, dai, questo è Tu sei interessante. arrivata prima, raccontami. Sì, Cioè, tu conoscevi Rosario, sì, ho conosciuto Rosario grazie ai miei insegnanti, quella che da chiamavano Russia. Rosario a insegnare? Sì, e poi lui ci ha portato anche a fare ogni tanto il workshop, il cavolo. Degli eventi Sì, quegli eventi che in sono Italia. importanti ora. Ok, E sì, facevo così avanti e indietro ancora con il mio ex ballerino. quello che non ti stava simpatico, piccolino. No, ancora ex ballerino. Ah, proprio... Con quello che volevo rimanere a ballare, però poi mi hanno... Ah, proprio quello del primo paese, come si chiama? No, non primo paese, sempre di San Pietroburgo perché sono Ok, trasferita. vabbè, dai, ci siamo Per capiti, lui con sono un po' di trasferita. ballerini. Ah, ok, con quello Con per me è più cui... facile, o una o un'altra. Ah, cioè, Francia è stato... Io ho avuto solo 4. 4. Il Sì. primo, quello Primo- per cui ti sei trasferita a San Pietroburgo, Sì, poi quello un che non altro. ti stava simpatico. No, secondo per chi sono trasferita a San Pietroburgo. Sto perdendo. Primo, Io già mi sono con chi ho ballato nella città dove sono nata. Ok, E secondo, per chi sono trasferita a San Pietroburgo, Ok. che ho ballato 1 anno e mezzo, poi mi hanno detto che devo lasciare per questo qua che non mi stava simpatico. ok, E ok. poi ballato. Ci siamo. Quindi tu, Rosario, l'hai conosciuto a che ballerino? A secondo. Polina 2 l'hai conosciuto. Ballina 2, sì. Ok. E basta. E veniva a Così. fare lezioni di tanto in tanto. Sì, però non facevo con nessuno dei latini. Ero Ok, sempre- era il tuo messo di standard. Sì. Infatti eri più brava nelle standard, Sì. dicevi. Ok, Allora, dopo 2 settimane che abbiamo iniziato a ballare insieme, io mi sono trasferito a San Pietroburgo. Lei mi ha portato a un camp insieme a tutta la squadra del San Pietroburgo a Molinella, che sta ad aprile. Quello con lo workshop per tutti, non per Platinum. ok, quindi era un evento dove sì. venivi a prendere lezioni qui in Italia, a Molinella. Sì. Ok, E... dopo 2 settimane. Sì, subito. Ti dico No, che dopo dopo questa 2 settimana di workshop siamo andati a fare la nostra prima gara. No, prima. Abbiamo ballato 2 settimane insieme, Ah, abbiamo sì. fatto la gara e poi Sì, siamo andati poi al siamo workshop. andati a Che gara hai fatto? A Chisinau. Sì, a Moldavia era prima Moldavia. gara. Sì.
E ballate per la Moldavia. Sì. Sì, dopo 2 settimane già abbiamo vinto la nostra prima gara. Avete vinto? Sì. Grande. Standard, mi sa, se non sbaglio. Gli standard. C'era Polina. Sì. Allora, abbiamo fatto qua la prima lezione, che me lo ricordo che c'è ancora la foto, con Rosario. Ok. L'ho fatto nell'angolo all'ingresso al Paladanze. All'inizio ci ho avuto tanti conflitti interni, ok, con me stesso, perché non riuscivo, io da bimbo impulsivo, un po' troppo sicuro che so tutto, ecco, non riuscivo ad accettare delle nuove cose, ok? Praticamente sono uscito da un mondo dove non è che c'è stata una base, non è che non forte, non corretta, quindi questo lo devo ammettere, una base non corretta, quindi accettare delle cose corrette mi sembrano non corrette. Ok, quindi ti insegnavano dei passi di base, delle tecniche di base giuste, però ti sembravano sbagliate. Perché sono abituato per 16 questo anni che dici? tutto al contrario, Okay. è normale, quindi Rosario mi spiegava uno e io dicevo no, è l'altra, è Gli normale. rispondevi? Rispondeva poi non in modo brutto. Certo. Ecco, quindi così. Però con la scelta di insegnante di standard è stato molto facile perché io mi sono lasciato andare. Mhm. E di Rosario mi sono innamorato subito perché è napoletano. Io come moldavo mi sono trovato subito Caratterialmente sì. bene. Che si tratta di latino è un po' particolare perché non avevamo un insegnante ufficiale. Noi facevamo lezione in Russia con Alexei Silde Mhm. all'inizio. Abbiamo fatto il primo workshop praticamente. Io Gabriana li conoscevo da quando ero bambino di 7-8 anni. E forse a 10 anni ho fatto la mia prima lezione con Gabriana. Perché comunque Anna era moldava, quindi... Sono venuti 2 o 3 volte, mi sa. 1 o 2, non mi ricordo. E da lì mi sono innamorato di loro. Però dai 10 anni non ho fatto più nessuna lezione fino ai 16. Ok. Non sono venuti più in Moldavia, io non potevo uscire, quindi naturalmente non ho fatto lezioni. Però quelle lezioni mi sono rimasti perché c'ho ancora i video, forse se te li mando dopo. E abbiamo fatto lezioni, abbiamo scelto di fare lezioni con Vincenzo Mariniello, con Vera e Andrei e con Anna e Gabri. Gabri, perché io ho prenotato la lezione con Gabri subito ha detto no, io non voglio fare lezione con questo ragazzo perché è fuori di testa. Te lo giuro. Davvero? Sì, perché era un bambino matto. Un artista che poi mi escono delle cose, delle parole, delle frasi a volte che non li controllo, cioè per la mia energia. Ok, così. Ho fatto la nostra prima lezione è stata con Vincenzo, mi ero subito innamorato dei latini. L'ho raccontato questa cosa a Merano davanti a tutti. 2 anni fa. 2 anni fa. La nostra prima lezione a Molinella è stata con Vincenzo. Abbiamo fatto il passo doble, mi ricordo bene, e mi ero innamorato perché prima l'Italia, Team Diablo, Vincenzo profumava tutto così, un figone, tutto così. Abbiamo fatto una lezione di passo, sì, un metodo di insegnamento bellissimo, tutto figo. Quindi subito la motivazione di ballare latino. Napoletano anche lui, il modo di fare, il modo speciale ce l'ha. Sì, molto... E poi abbiamo fatto lezione con Vera e vabbè, lei come donna comunque è una bella donna e ovviamente considerando che ho iniziato a ballare per una ragazzina, sì. Era una buona maestra, ecco, poteva essere. E siccome Vera e Andrei li abbiamo visti sempre, io li ho visti sempre su YouTube, non li avevo visti mai dal vivo, sì. Un'altra motivazione in più. Poi siamo arrivati che abbiamo fatto la prima lezione con Anna. Ho detto semplicemente cancellate le altre lezioni perché questa è la mia. Sì, abbiamo detto tutti e due che questo proprio sta Poi qui. io lo sapevo già, perché io sono venuto in Tigliaro per Gabriele e Anna. Io no, io volevo, desideravo sempre, però non sapevo come lei come insegnante. Però appena abbiamo finito, cioè, ho detto e sta qui. Cosa ti ricordi di quella lezione? Il ciao ciao ciao.
io lo ricordo bene. E mi ricordo anche l'inizio, mi ricordo tutti i passi. Io mi ricordo tutto. E la musica anche quella che abbiamo messo. Io invece ricordo più i profumi che sentivo quando ho fatto le prove, quando ho fatto le prime lezioni, tutto questo. I Sì, profumi. io Sì, cioè sento proprio odore, sai, quando tu ogni tanto poi lo senti Dici, e quello era il ti profumo arriva che questo mi... ricordo che con questo profumo ti Sì, ho capito. Ti ricorda? ricorda. comunque io la prima lezione di Anna ero con una maglietta rosa fino a qui, Come scritta dico- Vlad, così. Sulla maglia? Sì, rosa proprio. Pantaloni non da latini, non da standard, erano pantaloni da sport. Tuta. Sì, una tuta da sport. E con delle scarpe da insegnamento, perché non c'avevo quelle di latini. Ma se di erano insegnamento, rotte. sai, non con quel tacco come avete voi comunque nelle scarpe di latino, ma con quello tipo Sembravano un Adidas. rotondo. Ho capito. Cioè, c'avevo le Quelle che scarpe. usano da zumba, da fare Sì, la sì, zumba. tipo sì, 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 sì. sì, queste qua. Perché in quelle di latini c'avevo il buco da fuori, per il mio dito grande. Pazzesco. Sì, è lì partita. E dopo quella lezione avevamo una lezione con Andrei, con tutto il rispetto per Andrei, perché io sono innamorato anche di come ballava lui, e ero pazzo del suo ballo, però ho detto cancellato in tutte le altre lezioni perché questa è la nostra maestra, cioè subito. E così piano piano. Che anno era? 2017. 17. Aspetta, 8 anni fa, Aprile 2017, sì. 17, sì, e quindi da lì piano piano con Anna e Rosario. Ci siamo messi dentro anche con Davide e Olga, Fabio e Marina, quindi Hai abbiamo trovato una squadra troppo il team forte. perfetto. Con una squadra troppo forte. E sì, è così più o meno è iniziata. Le prime gare sono andate sempre male, non penso a tutti succede così, però penso che lì abbiamo imparato la lezione che dobbiamo iniziare a ballare invece di pensare al risultato, perché comunque Vabbè, dopo 2 settimane. usciamo dai mondi di ballo dove si parla spesso di risultato, e per togliere quel pensiero ci è voluto un po' tanto, quindi un lavoro grande con i maestri, un lavoro grande con lo psicologo, e l'atmosfera, il paese. Abbiamo dovuto cambiare tutto per concentrarci sul ballo, realmente sul ballo, che parlo di alto livello. Chiaro. Spesso si dice che uscire dalla zona di comfort aiuta. Secondo voi quanto è inciso trasferirvi in Italia, essere tutti i giorni con i vostri insegnanti nel vostro ballo, più che Ma nel guarda vostro che, risultato? guarda che non so come per gli altri, per noi non penso che sia stata una cosa fuori dalla zona comfort. Poi lei è siccome è nata a San Pietroburgo, vi dico, San Pietroburgo è una città eccezionale, è bellissima, però vivere lì io non ce la faccio, non è il mio, non lo sento che è il mio, cioè per lavorare, per stare lì, non me la sento. E sempre, siccome io vado a sentimento, come dice il nostro maestro, io ho sempre voluto stare in Italia, quindi praticamente è stato un sogno che è diventato realtà, non è stata una cosa che abbiamo dovuto farlo per Che forza. ti sei dovuto Poi sono adattare. due cose insieme, il Certo. dovere e il volere che l'abbiamo Certo, fatto certo, però insieme. comunque intendo, vi sarete dovuti magari adattare a un nuovo paese, una nuova lingua. Per me sì, per me è stato anche un po' difficile adattarsi a vivere in una città piccola, che comunque San Pietroburgo, Certo, con San Molinella. Pietroburgo con Molinella sì, un po' c'è differenza, come a Milano Certo. siamo Molinella. Con la lingua anche ci ho avuto un po' di problemi che ho iniziato a studiare con un insegnante italiano. Ho studiato tipo per 2 mesi, poi a un certo punto ho detto, sai che c'è? Non voglio più studiare con te. Cioè lascio così. Come va? Va. Poi grazie. Poi sì, grazie a Orazio. Tuo fidanzato, Sì. che ha iniziato a parlarti in italiano. Sì, a un certo punto... Chi è? A un certo punto mi ha detto non parlerò più in inglese, con te devi imparare italiano e basta parlare. Lui che già comunque ha imparato italiano, che moldavo italiano, comunque è più facile.
Lui parlava con Orazio in italiano, io ascoltavo e così piano piano dentro di me Ci chiedevo siamo anche un trasferiti po' di insieme. domande. Mentre lei imparava l'italiano, io già facevo l'autoscuola. Ah, proprio perché eri più avanti su quello. Ma la lingua rumena è latina, quindi... Certo. Quindi si è data più non è facile. stato in realtà così difficile, così traumatico o comunque sia complesso trasferirvi in Italia, quasi è stato piacevole, cioè quello che Sì. volevate, no? Dopo aver... Poi oggi forse con l'italiano ovviamente scappa quell'accento un po' moldavo, un po' rumeno, un po' russo. Però siccome abbiamo tanti amici, o siciliani, o napoletani, o bolognesi, Schochmel, sai, riconosciamo anche i dialetti, quindi parlando un po' in dialetti con tutti inizia a aggiustare la bocca in modo italiano. Chiaro, Da me non lo so, da te forse sì. Ma anche Io tu secondo parli me ce molto l'ho bene. Tu parli sto molto accento. bene. Parli molto bene. Però sai che ci ho dimenticato di dirti una coincidenza. Lui è il mio ex ballerino, quello che non mi stava simpatico. Mhm. Sono nati 11/01/2001, tutti e due. 11 Cioè lei praticamente ha gennaio lasciato 2001. il suo ballerino, ha preso lo stesso. Vabbè, No, almeno, sono Sceglievo, simpatico sai, così e quello per è la antipatico. data di nascita, sceglievo. almeno il Però- compleanno sapevi che era sempre Sì, quello. però sono completamente diverso come Quello carattere. volevi dire, sì. Bene. Perché la gente può non capirlo. Mm-mm. Ultima domanda, Vai. mi raccontate il vostro primo mondiale? O forse mi raccontate il vostro mondiale più bello? Raccontaci tu il tuo primo mondiale. No, voglio sentirlo anche da È Polina. stato 10 balli in Spagna. Che? Un che? No, è A il Mosca primo... è stato il primo mondiale nostro. No, il primo mondiale che l'abbiamo vinto, intendo. Il primo mondiale che avete vinto, sì. Ah, scusa, Spagna. sì, Spagna non era campionato europeo. No, quello con Danilo. No, in Spagna è stato. Sì, Allora, 2018. sinceramente, il primo mondiale non è stato così a sentimento. È stato il titolo che ci ha fatto ovviamente stare bene, meglio, una motivazione in più, però penso che il più bel mondiale è stato l'ultimo. L'ultimo degli Youth, sì, 2019. L'ultimo degli Youth, perché poi nel 21 abbiamo fatto altro. Anche sono 5. L'ultimo Youth, quindi il più bello. Sì. Vai, Sì. raccontatemi quello. Allora, è stato, penso, nella storia della danza. Non penso che l'abbia fatto qualcuno. In 2019 abbiamo vinto tutte le gare possibili, tutti i campionati europei in 3 discipline, che comunque nessuno può vincere 3 discipline campionato europeo e 3 discipline campionato mondiale, perché comunque quando tu vai da un paese a fare campionato europeo e campionato mondiale, prime 2 coppie vanno a fare mondiale e prima e terza coppia vanno a fare europeo, cioè Ok. comunque una coppia non va a fare qualcosa. Era così. Che era il secondo che non andava a fare Gli europei. gli europei. Voi eravate i primi Andare Da a fare noi e il siete andati a fare... presidente di Moldavia diceva sempre che UNTO va a ballare tutto, perché a Moldavia comunque non c'era nessuno Forte tra come noi. voi, Cioè, certo. eravamo solo noi. Insomma, se facevi un campionato moldavo lo ballavamo solo noi. Certo, Sì, sì. certo. Sì, 2019 abbiamo vinto tutte le La cosa bella è che comunque dalla federazione dove siamo usciti 3 anni fa, ultimi anni si parlava tanto di risultato, ok? Poi a noi, grazie a Dio, non ci toccava tanto perché cioè eravamo dentro comunque quel giro, però non ci toccava perché, e lo pensiamo davvero, perché noi eravamo veramente concentrati sul ballo, sul migliorare, perché già eravamo qua, ok? Vi veniva già data quell'impronta su Sì. pensiamo a ballare bene. Ecco, quindi andavamo sempre col pensiero come fare il promenade run meglio, come fare il quick step meglio, cioè, pensando sempre a come battere in quel modo. Quindi sempre abbiamo avuto quella credenza in il risultato per il ballo, perciò siamo oggi qui, ecco. Abbiamo vinto tutte le gare, quindi iniziando da gennaio. Vai, elenchiamole. Quello non me lo ricordo. No, non tutte quelle più importanti.
Quindi sarà stato prima Stuttgart al German Open, l'abbiamo vinto, quindi Youth Latini, Youth Standard e Youth 10 balli. Poi dopo mi sa che a settembre è stato subito il campionato europeo di 10 balli, però anche prima è stato già 2 europei mi sa. Sì, sì, sì. E settembre europeo 10 balli in Kiev mi sa. Quindi europeo 10 balli, No, europeo mondiale. standard, europeo latino. No, in Bratislava, ecco. In Bratislava abbiamo fatto 10 balli, abbiamo vinto. Poi è stato a Kiev mondiale 10 balli vinto. E poi con una differenza di una settimana, Campionato europeo latino è stato a Moldavia, anche in Moldavia. mondiale è stato a Vienna, Austria, che abbiamo Sì, me lo ricordo, quel vestito era bellissimo. mi ricordo. Avevo sì, Con la vestiti- serpente. Quel vestito, sì, tutto serpentato. Era tematica animale. di Tutto questi animale. vestiti, sì, tigre, leopardo. E con una differenza di una settimana tra i latini e standard, eravamo sempre in viaggio. Oggi siamo molto più tranquilli perché abbiamo i 4 championship e abbiamo il tempo anche di prepararci. Poi sempre c'è Certo, c'è il certo, tempo però lì sempre. era un andare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. E quindi il tempo veramente per allenarsi non c'era perché eri sempre in aereo. Dice, adesso come facciamo da latini agli standard? Poi agli standard, cioè gli standard sono stati in Romania, un paese dove era il risultato tra noi, la coppia russa e la coppia rumena. Poi ovviamente spesso succedeva che il paese si prendeva il mondiale per far vincere la sua coppia. Noi eravamo andati l'ultimo mondiale senza aspettative, perché eravamo, non che eravamo sicuri, ovviamente eravamo molto concentrati su vincere, Però cioè, dobbiamo senza dire aspettative. che anche i primi 2 anni che abbiamo fatto di youth abbiamo ballato a Romania sempre la stessa gara, campionato europeo, e abbiamo ballato un campionato mondiale e siamo stati sempre dietro questa coppia Rumena, sì. Che Ok. poi sono bravissimi ovviamente. E eravamo andati senza aspettative, quindi abbiamo fatto un ballo da Dio. Perché quando non ti aspetti, cioè ti aspetti peggio, viene meglio. Eri Viene tranquillo, meglio, cioè, sì, nel senso, non ci potevamo stressato magari. esprimere perché tanto era l'ultima gara di youth, quindi ce la dovevamo Godere. godere. E quindi avete fatto 3 German Open, L'ultimo mondiale, Sì, 3 europei. l'ultimo mondiale l'abbiamo vinto in un modo molto bello. però Praticamente ho detto che la guerra, se la chiamiamo così, è stata tra noi, i moldavi, i rumeni e i russi. Ok. I giudici che ci hanno votato sul primo posto erano 2. Il resto, che erano forse altri 10, penso insomma 10, 5 erano per i russi e 5 erano per i rumeni. Quindi ogni ballo, io avevo i 2 primi e 10 secondi. abbiamo Ok. vinto con secondo posto. Aspetta. E 10 secondi. La coppia russa aveva 5 primi e il resto tutto 5-6. La coppia rumena aveva 5 primi e il resto tutto 5-6. Quindi Avevano tutti i bali con i secondi posti. Sì. E così è stato. Insomma, una guerra tra i due che dove ho vinto io il terzo. tra i due litiganti il terzo vince. Sì, così, quindi siamo diventati gli unici nella storia della danza. Poi parliamo di youth, però comunque gli unici che abbiamo vinto un anno intero di 3 discipline. Quello che ci fa 3 mondiali e 3 europei. quello che ci ha fatto una grande pubblicità fino ad oggi. Certo. Però c'è un altro bel ricordo che io mi ricordo ancora. Prima di questo, l'ultimo mondiale, abbiamo fatto un collettivo con il nostro insegnante da standard e praticamente ci ha fatto fare semifinale e poi finale. Ma ha creato un'atmosfera, cioè sai, proprio presentava, tipo ora esce prima batteria, poi seconda, in finale presentava proprio coppia numero questo qua e sai, inventava qualche nome, poi dicevo il numero questo Coppia dell'Africa, Vladislav Huntu. Huntu. Sì. Ma ha creato un'atmosfera che ti giuro che poi quando abbiamo fatto sto mondiale a Romania
semifinale e finale è andato proprio così come abbiamo fatto a Collettivo. Cioè Uguale. proprio come lui ha creato, cioè abbiamo portato lì a Romania. Proprio uguale, semifinale e finale. L'abbiamo creato noi. Insieme. Sì, sì, Bello, questo è stato- bellissimo, wow. Prima di chiudere vorrei introdurre questo nuovo format, 5 domande secche, ok? Quindi io vi faccio la domanda, voi dovete rispondere Velocissimo. veloci, Vai. esatto, ok? Siete pronti? Sì. Vai, vado con la prima. Non si può non rispondere, ok? Standard o latini? 10 balli. 10 balli, va bene. Allenarsi al mattino o allenarsi al pomeriggio? Pomeriggio. Dipende. Pomeriggio. Mattino o pomeriggio? Dipende. No, devi rispondere subito. No, vabbè, dai, Mi sento più fresca al mattino. più fresco al mattino. Ok. Notte. Ecco, notte io sono il... Lui si impazzisce. Lui è la Il re. Ok. Chi è più probabile che dimentichi qualcosa nello spogliatoio del palazzetto alla gara? E chi è più probabile che lo trovi e se lo ricordi? Ok? E 5 mondiali Youth Under 21 o un mondiale amatori? Ah, un mondiale amatori. Sì, Mondiale per amatori. ora sì. 5 mondiali amatori. Però non lo so. Un amatore, uno di amatore professionista. Ok. Il problema sono 5, il numero. 5 professionisti sarebbe perfetto. Allora, 5 mondiali amatori e 5 professionisti. E siamo a posto. Ok. Di latino standard. Preferireste vincere un mondiale voi, come avete fatto, o farlo vincere a un vostro allievo, se doveste scegliere? Vincere io. Sì, anch'io sono egoista. Grazie ragazzi, è stato super bello, Grazie, Lori. interessantissimo. Grazie, Lore. Grazie. Alla prossima.